Bentornati nel mondo del casino. Allora, oggi riparazione di una Nintendo Switch e con uno stranissimo anche caso. Questa console non va assolutamente in dock. Ho controllato i filtri, ho cambiato 4 volte il chip, l'ho preso anche da schede donatrici, quindi sono chip originali di cui non bisogna preoccuparsi. L'ho comunque cambiato anche con un chip nuovo nel caso fosse ehm, sempre un discorso di chip. Ho provato a cambiare i condensatori, ci sono 4 paia di condensatori, ho provato a cambiare anche questi. Ho cambiato comunque anche la porta perché era un po' danneggiata e ho detto può essere anche quello. Quindi ho cambiato la porta, ho cambiato 4 volte il coso, o il chip, ho controllato i filtri sono a posto, eccetera, ma comunque non vuole saperne di andare in dock. E allora ho preso appunto una scheda donatrice, ok, e mi sono andato a vedere un po' tutte le letture in modalità diodo con il multimetro per vedere quali fossero le differenze. Allora, andiamo al microscopio. Allora, il chip in questione, il P13 USB o PI3 USB, ha 5 coppie di dati in uscita e 5 in entrata. Ok? Mettiamo anche la luce così riesco a vedere meglio anch'io. Le 5 coppie in uscita erano già a posto. Questa qui è la scheda donatrice, quindi adesso vabbè. Le copie in uscita erano già a posto, mi davano tutte le letture a posto. Quindi ho detto, se non è il chip, se non sono i filtri, se non sono le letture, in ogni caso può essere che non gli arrivi dentro il segnale video. E allora ho tolto un po' di maschera qua dalle piste. Ci sono appunto 5 canali in entrata e sono uno di qua, uno è qui e va dentro di qua, un altro è qui, un altro è qui e l'ultimo è questo qua che va dentro di qua. E tutte quante portano su questo qua. Come vedete ci sono più di due. Allora c'è questo, 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 questo e questo. Questa qui è una linea divisoria e poi c'è qua l'audio. E tutte quante portano al di sotto del processore, del SOC, dell'APU o come la si vuole chiamare. E ho controllato allora in questo caso con questa scheda i valori di diodo per ciascuna di queste piste. E ciascuna di queste piste ha un suo valore. Abbiamo 0,34, 0,34, 0,32, 0,32, 0,29, 0,29, 0,29 e 0,29. L'ultima qua abbiamo 0,4 e 0,4. Ok. A questo punto, con tutti i valori che ho preso la mia scheda, ok, e ho fatto la stessa cosa. Sono andato a tirare via, a raschiare un po' la maschera che ci sta sopra e ho fatto le letture. Potevo farle direttamente dal chip, ma può essere un po' difficile, quindi ho preferito fare così. Abbiamo 0,34, 0,34, 0,32, 0,3233, va bene lo stesso, basta che sia piuttosto vicino, 0,29, 0,29, 0,29, 0,2930, ok, e fin qui tutto bene. A un certo punto sono arrivato qui, ho controllato questa pista qua e abbiamo, se riesco
Qui vedete, non ho nessuna lettura, e neanche di qua. Prima mi mostrava una lettura di qua, ma adesso neanche quella. Quindi abbiamo una coppia qui che non va, non c'è nessun ingresso. Quindi queste due sono distaccate, non sono collegate a niente. Allora, andando a tracciare il circuito, qui lo si vede meglio, che è più chiara la scheda. Andando a prendere queste due linee qua, sono quelle che vanno più esterne. E vanno su queste due resistenze qui. Allora cosa ho fatto? Sono andato direttamente alla fonte qui e ho controllato questa e questa pista qua sull'altra scheda, chiaramente. Di qua c'è la massa, la terra, quindi non serve conoscere altro. Qui il valore di resistenza è di circa 100 kΩ. Ok, sull'altra scheda mi misura meglio. Quindi andiamo qua sulla stessa zona. Dove sono? Qua più in basso. Eccola qua. Questi qua sono le due resistenze. E qui abbiamo 100 kΩ e 100 kΩ. Ho detto magari era una di queste due resistenze che dava problemi, ma no, non sono queste due resistenze. Tuttavia, da queste due resistenze qui, appunto, a questi due punti qui, adesso prendo questa resistenza qua, questo condensatore, vado a prendere, come vedete abbiamo una resistenza di 1 ohm, quindi il tracciato di per sé è a posto, almeno la parte superficiale. Mentre quest'altro, anche questo è a posto, 1 ohm. Quindi ci deve essere qualcos'altro. Ci doveva essere qualcos'altro, perché adesso ho già scoperto che cos'è. Allora, sono andato a prendere a questo punto sono andato in internet. Fortunatamente ci sono degli come si può dire, delle immagini in alta definizione che mostrano tutti gli strati delle schede delle Nintendo Switch. Basta andare e viene fuori. Non sono proprio fatte benissimo, non è fatto un lavoro benissimo, perché come vedete qua hanno mangiato via piuttosto tanto lo strato di rame, ma va bene lo stesso, come anche qua si vede. Hanno fatto comunque un buon lavoro ed è sufficiente per quello che mi è servito. Quindi sono andato sul retro della scheda, questo è dove c'è il chip. Andiamo a ruotare, ecco la scheda, andiamo a ruotare la scheda, e questo è il punto in cui appunto non ho trovato le due letture. E andando a seguire questa immagine qua, appunto mi riporta a queste due cose qua. Allora, da questo punto in poi io sono andato all'interno della scheda e sono andato, vedete ci sono questi due puntini che passano a questi due puntini qui, vanno su, vanno all'interno della scheda, passano altrettanto, ed ecco qua. E questo, indovinate dov'è? È il processore. È questo specifico angolino del processore che porta i dati di queste due. Quindi il processore si è parzialmente staccato dalla scheda. Infatti, rigiriamo pure la scheda, eccolo qua, questo è l'angolino in alto a sinistra, è responsabile appunto delle connessioni per la trasmissione dei dati video al chip P13 o P3, per appunto andare a mostrare le cose, le immagini quando la console viene messa nelle dock. Ok, quindi io ho già togliamo pure
l'immagine di internet. Io ho già staccato la copertura e adesso vado a premere qui e mentre premo vado a misurare. È un po' difficile, ma mentre premo vado a misurare nello stesso punto di prima. Aspettate, vediamo se riesco con il microscopio a far vedere. Ok, cerco di mettere a fuoco, ma la scheda è un po' storta, le sto tenendo in mano. Allora, se io premo in questo specifico angolino, vedete adesso c'ho una lettura. Andiamo in modalità diodo. Ecco qua, abbiamo 0,39. Vedi qua? Ecco qua, 0, è un po' ballerino. Se io rilascio il dito, non ho più le letture. Se io rischiaccio di nuovo, tengo lì il multimetro e premo, ecco che salta fuori. Premo e viene fuori la lettura. Premo e viene fuori la lettura. Quindi purtroppo questa scheda ha subito anche un colpo proprio su questo angolino qua, dove ci sono le sfere di stagno sotto che evidentemente si sono crepate, si sono parzialmente distaccate. Quindi adesso non farò altro che prendere la mia piastra di preriscaldamento, gli farò un reflow al processore e tecnicamente dovrebbe andare a funzionare. Quindi ci vediamo fra qualche secondo nel mentre che faccio il reflow, così non vi faccio attendere. Ed eccoci tornati con un grave problema. Purtroppo questa scheda ha subito una deformazione dovuto a una caduta, uno schiacciamento, un qualcosa, e ha rovinato e ha proprio letteralmente strappato via, come vedete, i contatti dalla scheda. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 contatti dalla scheda direttamente. Quindi ecco il motivo per cui non va in dock. Non è solo questo, ci sono anche questi altri che, se non sbaglio, sono questo è per la dock, questi altri invece, se non sbaglio, sono per la SD card, per la lettura della SD card, quindi anche questo è un problema. E evidentemente aveva problemi anche quello, ma ancora non l'avevo testato, quindi ci sono da riparare queste tracce qua. Vediamo se si riesce. Eventualmente si può anche provare, puliamo un attimino, con l'alcol. Eventualmente, come ho detto, si può provare anche a salvare senza ricostruire il pad, la traccia, la pista dove si collega, ma appunto mettendoci direttamente sopra una sfera di stagno. Quindi prendere direttamente una sferetta di stagno, appoggiarcela sopra e saldarla a quello che è rimasto della via che va attraverso la scheda. Questo sono sicuro che dovrebbe essere la massa, quindi la massa mi frega poco e niente. Controlliamo subito. Allora, se non sbaglio, questa qui dovrebbe essere o questa. Ok, questa è la massa. Qui abbiamo 0,02. Qui non abbiamo niente, ma sono sicuro che collega qualcosa. E questa qua. Quindi questa possiamo anche lasciarla stare, tanto è la massa, ci sono un sacco di masse ovunque. Però questo qui e questo qua
vanno ripristinate, quindi sono comunque 5 tracce che vanno ripristinate. È un bel lavoro lungo. Vediamo cosa succede. Ci vediamo quando ho finito. Ok, andando a pulire delicatamente, purtroppo si sono danneggiati anche altri due pezzi qua, ma questi sono non connessi, quindi va bene così, non hanno tracce, non hanno vie. E per riconfermare, questa è una massa e anche questa è una massa, è una terra. Tutte e due sono terra, quindi non mi interessano. Dovrò ripristinare solo 1, 2, 3 e 4 punti. E speriamo bene. Ok, ci vediamo tra poco. Allora, eccoci qua. Tornati. Ho praticamente messo, come avevo detto, le sfere di stagno qui sotto per collegare tutti i punti mancanti, e come si vede ho praticamente tolto il processore, ho fatto reballing, sfere nuove, tutto nuovo. Ok, adesso dovrebbe funzionare, quindi facciamo la prova. Ecco qua, quindi adesso andiamo a rimontare la scheda, 2 secondi velocemente, andiamo a collegare lo schermo, la retroilluminazione, la batteria, giusto per testare, proprio 2 secondi che ancora si accende, perché ho lavorato tipo circa 2 o 3 ore per fare questo lavoro, una cosa piuttosto lunga, e ho dovuto ripetere il processo 2 volte, perché la prima volta non è andata proprio a buon fine il reballing, quindi speriamo che il processore sia ancora in condizione di lavorare, perché il calore non piace ai componenti elettronici, meno calore prendono meglio è. E la retroilluminazione è rimasta sotto, andiamo a tirarla fuori. Ok, molto bene. Pulsante, ok, andiamo a collegare il touch. Ok, e la batteria per finire. Dovrebbe essere tutto a posto. Quindi se tutto va bene si accende, mostra qualcosa. Ok, molto bene. Ok, adesso andiamo a velocemente, prendiamo la dock esterna, gli mettiamo il cavo HDMI, mettiamo l'alimentazione esterna. Ok, dovrò prendere poi la telecamera in mano perché voi non riuscirete a vedere perché non ho una capture card. E c'è un'immagine, datemi un secondo. Ecco, non so se riuscite a vedere perché io adesso è lo stesso schermo con cui uso OBS eccetera, ma c'è un'immagine, ragazzi, ci sono riuscito. Ok, scolleghiamo e così riesco di nuovo a vedere che cosa succede su OBS, e spero abbiate visto. Regoliamo un attimino ancora. Ok, quindi lavoro eseguito, è stato molto lungo, come ho detto saranno tipo circa 2 o 3 ore di lavoro che ho fatto, ma perfetto. E quindi possiamo spegnerla, pulirla, metterla a pulirla con gli ultrasuoni e basta. Questa, se non prende distorsioni mentre si gioca o altre cadute, dovrebbe durare un bel po' di tempo ancora. Molto bene, se il video vi è piaciuto o vi è interessato mettete un mi piace, iscrivetevi al canale,
andate a vedervi il link sotto in descrizione, passate a trovarmi nella mia pagina Facebook, nel gruppo Facebook, che ce l'ha ovviamente, chi è chiaro. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!